Ciao a tutti, benvenuti su The Art. Io sono Dario e oggi è il 27 novembre 2022. Ogni persona vegana, scontrandosi con la mentalità carnista, si sentirà dire prima o poi che mangiare animali non è reato e che pertanto la scelta di farlo va rispettata. La maggior parte dei carnisti, quando coinvolti in un dibattito, prima o poi fa ricorso alle parole libertà di scelta per svincolarsi dall'imperativo morale, secondo cui non è concesso fare del male a nessun soggetto avente degli interessi da difendere, un imperativo che nessuno disconoscerebbe in uno Stato di diritto. Non è sempre facile far capire che la libertà formale, anche quando prevista dalla legge, può limitare la libertà altrui e che pertanto le nostre libertà andrebbero sempre sottoposte ad un attento scrutinio. Il concetto di libera scelta, ad esempio, è alla base del movimento Novax, il quale spesso si serve, come abbiamo visto in particolare durante la pandemia, di fonti pseudoscientifiche e di elaborate teorie complottiste per giustificare la scelta di non mettere in pericolo la salute pubblica. Il loro attivismo ha fatto di tutto per combattere l'uso della mascherina, le quarantene, le restrizioni. Il non essere formalmente obbligati ad una semplice iniezione, che poteva diminuire le probabilità che il coronavirus mutasse, era bastante per questa colorita categoria di persone a giustificare il loro disinteresse e anzi a chiamare tirannia, socialismo, dittatura il periodo di lockdown e di coprifuoco. La questione etica era liquidata con il fatto stesso che si potesse scegliere così, quindi con un ragionamento circolare che poteva anche non curarsi di dati e statistiche. Anche molte persone non aderenti al movimento Novax spesso si rifugiavano in questa invitante libertà non scritta, sostenendo che dal momento che obblighi non ce n'erano, si poteva comunque rimanere in disparte e lasciar fare gli eventi. E infatti molti non sono vaccinati tuttora. Scelgo così perché posso scegliere così, e delle conseguenze non mi interessa. Una persona che mi era molto amica mi ha parlato con fastidio durante la pandemia di un suo collega che sosteneva di non volersi vaccinare perché tanto il suo sistema immunitario era resistente così com'era. Questo collega ha reagito con stupore quando si è ammalato per via del coronavirus, cadendo dalle nuvole. Il fatto di non poter respirare bene anche dopo la quarantena lo tediava e ha continuato a dire per un pezzo, al lavoro, che non si spiegava come mai il virus avesse preso anche lui. La persona a me amica, che non tollerava il bellimbusto, mi ha detto che non capiva come potessero esserci individui così irresponsabili. Era esterrefatta che ancora tanti potessero fregarsene così apertamente del bene degli altri, manifestando la piena intenzione di andare contro le indicazioni di tutte le maggiori istituzioni mediche. Il fatto che a qualcuno semplicemente non importasse la salute altrui le suonava incomprensibile, eppure nessuno era formalmente obbligato a vaccinarsi. Ebbene, questa persona, non molto tempo fa, dopo che le ho detto di non aver gradito una sua battuta sul mangiare animali, è sbottata all'improvviso parlandomi della sua insofferenza nei confronti del mio veganismo, benché non ne avessimo parlato che due sole volte in diversi anni e nemmeno di persona. Mi ha detto, e cito quasi letteralmente, che l'abuso subito dagli animali per colpa sua non le interessava abbastanza e che siccome le piaceva la carne l'avrebbe sempre mangiata. Quando le ho chiesto se uccidere un cane allo stesso modo di una mucca sarebbe stato accettabile, ha semplicemente liquidato la domanda, sostenendo che non dovevo cercare di imporre le mie opinioni. Ha anche paragonato il mio attivismo ad un'ossessione religiosa, sebbene, come ho detto, avessi menzionato l'argomento solo 2 volte in totale con lei, e sebbene l'etica non abbia nulla a che vedere con una conversione mistica. Ha deviato il discorso su diversi prodotti che producono un impatto sul pianeta e sui lavoratori, e ha aggiunto, infine, che avrebbe anche potuto fornirmi almeno 50 ragioni per non bere latte d'avena, il che, devo dire, mi ha decisamente incuriosito. Non occorre dire che quella persona, che ovviamente non è più mia amica, non è per me diversa da un Novax. La totale inconsistenza logica, il rifugiarsi in argomenti poco pertinenti e l'assoluto menefreghismo per la sofferenza altrui sono tutti sintomi di questa pericolosa libertà infettiva. Posso farlo, quindi lo faccio, è l'ultima spiaggia di quanti non hanno una base oggettiva su cui costruire delle azioni violente, incluso il consumare prodotti animali. Il fatto che anche una persona intelligente come lei potesse ricorrere all'argomento della libertà per la libertà mi ha fatto riflettere su quanto possa diventare devastante l'idea che ciò che non sia illegale sia logicamente inattaccabile, per quanto, devo dire, non ho smesso di domandarmi cosa avesse di tanto diabolico il latte d'avena da giustificare gli allevamenti. Temo che non lo scoprirò mai. I carnisti, come i Novax, si appellano alla libertà di causare una sofferenza che non è vietata da nessuna legge, proprio perché non è vietata. Alcuni di essi hanno persino le loro teorie complottiste, ma si tratta di eccezioni. In genere cercano solo la strada più facile per non cambiare le proprie abitudini. E se nel caso dei vaccini è tutto sommato comprensibile un po' di timore nei confronti di qualcosa che ci viene iniettato nel corpo,
La diffidenza nei confronti della filosofia vegana rimane ammantata di un mistero assai più impenetrabile. C'è il sapore di cose che ci piacciono, certo, ma io non credo sia il motivo fondante di tale ostilità. C'è la pigrizia, come sempre, che è spesso il miglior alleato della paura di cambiare. La mia teoria è che la sensazione di essere controllati da qualcuno o qualcosa, cui non sapremmo dare un nome, induce molti a pensare: almeno il cibo non me lo devi toccare. Su questo almeno voglio controllo. Il cibo è la mia sola libertà. Forse questa ostinata libertà proviene dalla paura, come nel caso dei Novax, dalla sensazione che qualcuno stia scegliendo per noi. Forse se le nostre vite fossero soddisfacenti e non spese interamente per il lavoro, non ci spaventerebbe informarci sui fatti e agire in accordo alla nostra etica. Lavaggio del cervello, culto, religione, sistema di controllo, tutte parole utilizzate da questi eterni spaventati. E non a caso, come i Novax, anche i carnisti parlano di dittatura, di nazismo, di costrizioni, di mito della caverna. Una vera e propria ossessione per l'idea che la scelta di non fare del male sia frutto, se non di un inganno, di una prepotenza fascista. Obbedite perché dovete obbedire. In più di un'occasione mi hanno dato del socialista solo perché difendevo i diritti degli animali, cosa che mi ha fatto sorridere, perché per i fanatici della libertà, soprattutto americani, nazismo e socialismo sono spesso sinonimi. I vegani sarebbero nazisti quando ci dicono che abusiamo gli animali. Dovrebbero tenere per sé le loro opinioni, visto che ciascuno formalmente è libero di mangiare quello che vuole. Finché non si parla di cani e gatti, ovviamente. Lì la libertà viene meno e ci ricordiamo all'improvviso che forse in fondo gli animali non sono cose. Una persona davvero promotrice di libertà si impegna affinché il minor numero di individui paghi per l'egoismo e l'ignoranza altrui, e non esiste alcun dubbio che il veganismo rappresenti la logica conseguenza di questo impegno. Chi non è vegano e crede di non doverlo essere è contrario al concetto stesso di libertà. L'appello alla libertà in se stessa, una libertà giustificata soltanto da se stessa, scelgo così perché posso scegliere così, è una libertà finta, perché si dimentica che è solo nella partecipazione alla comunità morale che i limiti della libertà possono definirsi. Se non teniamo conto delle conseguenze che la nostra libertà ha su altri esseri senzienti, stiamo autorizzando gli individui a farsi del male a vicenda senza freno. E non raccontiamoci che questo freno sia solo la legge, perché se così fosse non ci sarebbe mai stato bisogno di leggi nuove. La legge procede dall'etica, non viceversa. Non bisogna aspettare che sia una legge a spiegarci come la nostra libertà stia danneggiando gli altri. La responsabilità etica delle nostre azioni dovrebbe spingerci a riconoscere il veganismo come imperativo morale ben prima che una legge vieti l'abuso sugli animali. È per questo che i vegani non devono mai smettere di parlare di veganismo. Il valore di una persona, io credo, non si esprime nel modo in cui aderisce a delle regole scritte, ma nel modo in cui esprime la propria libertà quando le regole non sono ancora state scritte. Ecco perché è così frequente perdere degli amici quando si diventa vegani. All'improvviso si vedono le persone per ciò che sono al di fuori della legge, in quell'interstizio indipendente che dovrebbe in teoria renderle esseri umani decenti. Ma non demordiamo noi vegani, perché sappiamo che la libertà che oggi ci spaventa sarà domani una naturale inclinazione alla non violenza. Dei carnisti, come dei Novax, si dirà che utilizzavano la propria libertà per fare del male agli altri gratuitamente e non verranno giustificati. Nessuno domani considererà normale, lecito, accettabile fare del male ad un animale solamente per il proprio piacere personale. Anche coloro che ci voltano le spalle soltanto perché accenniamo alle conseguenze delle loro azioni sanno perfettamente che non sarebbero mai capaci di uccidere un animale con le proprie mani. E anche se non si sveglieranno mai nel corso della loro vita, a noi basta sapere che la storia si sbarazzerà della loro orribile libertà. Una scelta che viola la libertà altrui di vivere e prosperare non va mai rispettata. È tutto per oggi. Grazie mille per la vostra attenzione e ci vediamo, spero, a più presto.